Un caro saluto ai telespettatori. Iniziamo con questa conversazione una nuova serie di presentazione dei libri biblici. Abbiamo già visto i 4 Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Adesso prendiamo in considerazione le lettere dell'Apostolo Paolo. Nel Nuovo Testamento la raccolta delle lettere paoline occupa una grande parte. Sono ben 14 i testi legati all'Apostolo. La prima delle lettere che il canone del Nuovo Testamento ci presenta è la lettera ai Romani, la più lunga, la più sostanziosa degli scritti paolini, e proprio dalla lettera ai Romani noi vogliamo iniziare la conoscenza dell'Apostolo delle genti. Ebreo convinto, fariseo praticante, impegnato nello studio della legge, un dottore della legge, Saulo di Tarso era nato fra il 5 e il 10 d.C. a Tarso, una città della Cilicia, oggi diremmo nel sud della Turchia, ma crebbe a Gerusalemme, alla scuola del rabbino Gamaliele, uno dei grandi personaggi della scuola farisaica. Si formò nella più rigida osservanza delle leggi ebraiche. Forse conobbe Gesù durante la sua vita terrena, ma solo di sfuggita, incontrandolo qualche volta nel Tempio. Potrebbe essere uno come Paolo, quel maestro della legge che chiede a Gesù sui comandamenti, sul più importante dei comandamenti o su altre questioni analoghe. Ma l'incontro con Gesù non avvenne durante la vita terrena del Maestro, ma dopo la sua risurrezione. Paolo in un primo tempo odiò con tutte le sue forze la predicazione degli apostoli. Li considerava degli stupidi, ignoranti creduloni che avevano seguito un impostore, e acceso nella difesa delle tradizioni ebraiche, li combatté con tutte le sue forze, accanito persecutore. Noi oggi potremmo addirittura definirlo un fondamentalista, se non addirittura un terrorista. Un uomo religioso, ma con una impostazione religiosa sbagliata, talmente attaccato alle proprie idee da diventare violento in nome della fede e della difesa delle sue opinioni. Perseguitò gli apostoli, organizzò l'uccisione di Stefano, volle addirittura fare delle retate di altri discepoli cristiani che si trovavano all'estero, a Damasco ad esempio, e fu proprio sulla strada di Damasco che il Signore Gesù entrò nella sua vita con forza. In quella occasione Saulo di Tarso incontrò Gesù risorto e la sua vita cambiò. Fu un momento che gli fece percepire che Gesù aveva ragione e quindi che lui si stava sbagliando.
Ebbe bisogno di alcuni anni per rimettere a fuoco la situazione, perché si trattò di un cambiamento completo. Si trattò di reimpostare ex novo tutta la propria dottrina. Un fariseo che si converte al messaggio evangelico. Un dottore della legge che diventa discepolo di Cristo. Deve cambiare completamente la prospettiva. E tuttavia quel bagaglio di teologia, di cultura, di sacra scrittura che conosceva così bene, gli serviranno per diventare il dottore delle genti, per essere il primo grande teologo della tradizione cristiana. Dopo qualche anno dalla sua sconvolgente vocazione, Paolo venne recuperato da Barnaba, che lo introdusse nella comunità di Antiochia e lo iniziò al ministero cristiano. E Paolo cominciò a formare altre persone, a trasmettere quella sua esperienza. Da Antiochia la sua missione si aprì al mondo e iniziò prima con Barnaba e Marco, poi con Sila, Timoteo e Luca, viaggi apostolici di fondazione di nuove comunità e in diverse città di Cipro, dell'Anatolia, della Grecia. Paolo fece nascere dei gruppi cristiani che rapidamente crescevano e si fortificavano nella fede. Possiamo datare la sua conversione all'anno 36. E invece la stesura della lettera ai Romani è databile nell'inverno fra il 57 e il 58. Vuol dire che sono passati più di 20 anni da quel momento folgorante sulla via di Damasco. Paolo è un uomo che ha più di 50 anni, maturo e da più di 20 impegnato nella predicazione del Vangelo di Cristo. Con tanti problemi, perché ha incontrato molte resistenze, soprattutto da parte di quei cristiani che provenivano dal mondo ebraico. Non dobbiamo dimenticare, perché è un elemento fondamentale, che Paolo è ebreo convinto, ed è esperto di dottrina ebraica, appartenente alla corrente più conservatrice della tradizione giudaica. E tuttavia ha maturato questa sua mentalità nella prospettiva di Cristo. Non ha rinnegato l'ebraismo, o potremmo dire l'Antico Testamento, la rivelazione di Dio al popolo di Israele, ma ha capito che la rivelazione di Gesù Cristo completava, realizzava, portava a definitivo compimento quello che era stato detto in passato, non un'altra cosa, ma il compimento della promessa. Per cui Paolo continua a considerarsi perfettamente ebreo, compiutamente ebreo, perché ha incontrato colui che realizza le promesse al popolo di Israele. Non tutti però avevano la sua capacità. Non tutti erano in grado, come lui, di capire che le novità non erano un capovolgimento totale, ma il chiarimento definitivo. E quindi Paolo dovette
a lungo confrontarsi e anche combattere con persone che non riuscivano a capire, che non avevano la sua capacità critica di approfondimento e quindi si trovavano bloccate da certe situazioni, da certe scelte. Più volte, a voce, ebbe modo di confrontarsi con queste situazioni. A Gerusalemme verso l'anno 49 venne anche convocato una specie di concilio, un incontro degli apostoli con Paolo e Barnaba per discutere sulla linea da seguire. E le colonne della Chiesa, Pietro, Giacomo, Giovanni, diedero la loro destra a Paolo e a Barnaba, lasciando a loro carta bianca perché continuassero quel tipo di ministero, riconoscendo che avevano ragione, che potevano continuare così perché era la linea corretta. Paolo non era mai stato a Roma. Roma era la capitale dell'impero, la città più grande del mondo antico, era il polo di attrazione di tutta la cultura, di ogni movimento. Era quasi inevitabile che anche gli apostoli di Cristo tendessero al centro, al punto fondamentale della civiltà del Mediterraneo antico. Per cui è logico che Paolo desideri arrivare nella capitale dell'impero e vuole portare il messaggio di Cristo anche lì. Però, quando Paolo scrive ai Romani, a Roma c'è già una comunità cristiana. Non è lui che l'ha fondata. Le altre lettere, perché la lettera ai Romani non è la prima che Paolo scrive, il canone le ha raccolte per ordine di lunghezza, non per ordine cronologico. Paolo aveva scritto fino a quel momento solo a comunità di sua fondazione, cioè a persone che egli conosceva bene, per risolvere situazioni particolari, per affrontare casi specifici sorti proprio in quel momento. Con la lettera ai Romani invece ci troviamo di fronte ad una situazione un po' diversa, perché i destinatari non sono del tutto conosciuti da Paolo e soprattutto la comunità cristiana di Roma non è stata fondata da lui. Non sappiamo bene da chi sia stata fondata, però quando Paolo scrive nel 57 dice che da lungo tempo a Roma c'è la predicazione cristiana e esistono gruppi di cristiani. Probabilmente furono dei semplici fedeli, quelli che noi oggi chiameremmo laici, forse una coppia, Andronico e Giunia, che portarono il Vangelo nella capitale dell'impero, partendo proprio dalle sinagoghe ebraiche. Moltissimi erano gli ebrei a Roma. E furono proprio gli ebrei di Roma ad accogliere la predicazione di Gesù, riconosciuto come il Cristo. Numerosi ebrei della capitale divennero cristiani. Alcune sinagoghe divennero proprio cristiane, creando tuttavia delle discussioni al loro interno, delle liti e delle separazioni. Nacquero delle comunità domestiche, quelle che in latino verranno chiamate domus ecclesiae, cioè case della Chiesa, dove per Chiesa si intende la gente, le persone che si riuniscono in una casa, che è una casa privata.
Una casa appartenente a qualche persona benestante che ha un edificio spazioso con qualche salone che mette a disposizione della comunità. Lì fanno le loro celebrazioni, si incontrano per la messa domenicale, quasi sicuramente celebrata al sabato sera, nella notte fra il sabato e la domenica. Diventa l'occasione di una cena comune durante la quale viene fatta memoria della cena pasquale di Gesù Cristo, del suo mistero di morte e risurrezione, e durante quell'incontro l'animatore, l'apostolo, spiega le scritture, forma le persone ad una comunione sempre più intensa con il Signore Gesù. Si creano dei gruppi. Quindi a Roma esistono diverse comunità di cristiani. Noi oggi le chiameremo parrocchie. Non erano ancora organizzate in questo senso. Erano organizzate per case. Ed erano tante persone quanto potevano stare in una casa privata. 50, 60, di più è difficile immaginare una riunione in un ambiente privato. Questi gruppi si riuniscono nelle case di alcune persone disponibili e formano le varie unità del gruppo cristiano. Diventa facile immaginare che questi gruppi possano discutere su alcune questioni, non essere del tutto d'accordo. Il nucleo di partenza è costituito da ebrei, ma nel frattempo si sono aggiunti molti altri che ebrei non sono. Quindi si formano delle comunità miste che hanno opinioni diverse. In questo senso, ce ne sono alcune che sono più conservatrici e ritengono che la legge di Mosè debba essere osservata in tutti i dettagli. Altre invece sono favorevoli al superamento della lettera e l'applicazione della legge mosaica, secondo loro, non comprende l'osservanza di tutti i particolari decreti, tenendo conto della mentalità di Cristo che ha aperto, che ha superato certi tabù. Ad esempio la distinzione delle carni fra pure e impure. Queste diverse opinioni possono produrre degli scontri o perlomeno delle discussioni. Paolo, anche se non conosce la comunità nel suo insieme, tuttavia conosce moltissime persone cristiane che vivono a Roma. Ne è prova l'ultimo capitolo della lettera ai Romani. Il capitolo 16 è un elenco di nomi, uno splendido testo, dove non c'è teologia, ma semplicemente una serie di saluti, con cui l'Apostolo mostra quante persone conosce nella capitale dell'impero. Ed è un modo fine per sottolineare questi rapporti che egli ha con le persone. E con dolcezza e finezza l'Apostolo entra nella loro vita proponendo il suo Vangelo. Scrive questa lettera ai Romani per presentarsi, per preparare il proprio viaggio nella capitale. E scrive tuttavia per affrontare proprio quelle discussioni che stavano avvenendo nei vari gruppi cristiani di Roma. Scrive in un periodo di tranquillità. L'anno precedente è stato per Paolo un anno faticosissimo, pesante, pieno di problemi, di grane, di turbamenti, di paure, anche di sconvolgimenti e di ire. Adesso la tempesta è finita. Paolo arriva nella città di Corinto,
verso la fine dell'anno 57. Corinto è una bella città di mare, il clima è ottimo e lì l'Apostolo vi trascorre l'inverno. È ospite in casa di un certo Gaio, lo dice lui, e detta questa lettera ad uno scrivano di nome Terzo. Abbiamo molte informazioni anche sui particolari, che sono aspetti minori ma interessanti perché ci aiutano a comprendere come queste lettere nascessero dalla vita e dalla realtà concreta di persone. In casa di Gaio, durante quell'inverno, Paolo ragiona e io mi immagino passeggiando, detta allo scrivano Terzo le sue riflessioni e cerca di riassumere la propria posizione nei confronti della legge, mostrando la differenza fra la mentalità del fariseo e la mentalità del cristiano. In fondo Paolo sta parlando di sé, sta raccontando la propria conversione, il cambiamento che è avvenuto nella sua testa, perché lui per primo ha dovuto fare questo cambiamento. La mentalità del fariseo è quella della persona religiosa che è convinta di conquistare la salvezza, il premio eterno, facendo le opere buone. Con la propria forza, con lo sforzo della propria volontà, la persona religiosa pensa di poter ottenere i risultati buoni. Paolo era così. Da giovane era cresciuto in questa mentalità rigida. Incontrando Cristo, subì una catastrofe, si direbbe in linguaggio apocalittico, un cambiamento da così a così. La sua mentalità cambiò. Da fariseo divenne apocalittico, divenne cristiano. Cioè, comprese che senza l'intervento di Dio non si può ottenere nulla. Non è la buona volontà, lo sforzo dell'uomo, l'osservanza della legge che conquista la salvezza. La salvezza è un dono gratuito di Dio. Paolo capì che tutto il suo impegno precedente sarebbe stato vano senza il Cristo. E solo affidandosi alla grazia di Cristo comprese che la sua vita divenne feconda e fruttuosa. In fondo continuò a fare quello che faceva prima, ma cambiò la prospettiva. Si rese conto che la morale non era la causa, ma l'effetto. Capì che all'origine c'era l'evento di grazia operato dalla persona di Gesù Cristo e la persona umana che incontra il Cristo viene trasformata, resa capace di vivere in modo nuovo. Questo è il Vangelo che Paolo annuncia. E nella prima parte, quando dopo i saluti alla comunità di Roma, l'Apostolo presenta il tema del suo scritto, dice: io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio
di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede. E così in questa formula iniziale Paolo mette a confronto le due grandi tematiche, giustizia e fede. Il Vangelo, la bella notizia di Gesù Cristo, è la salvezza operata da Dio. Perché Paolo dice di non vergognarsi del Vangelo? Perché in fondo accettare il Vangelo significa riconoscere che io da solo non ce la faccio. Quindi potrei anche vergognarmi di dirlo, io non ci riesco, io sono strutturalmente cattivo e non posso fare il bene con le mie forze. Ammettere che abbia bisogno di un altro per salvarmi può umiliare. Quindi potrei vergognarmi di questa bella notizia. Paolo dice: io non mi vergogno. Riconosco che la salvezza viene da un altro. È la potenza di Dio che salva chiunque crede. Importante quel chiunque. Senza distinzione di razza o di precedenza di storia, sia giudeo sia greco. Ogni persona ha bisogno di essere salvata e la salvezza avviene sulla base della fede. Ed è un continuo passare di fede in fede, di fiducia in fiducia. La giustizia di Dio si rivela proprio così. Vivrà il giusto per fede. Chi è giusto? Chi fa le opere? Paolo dice, citando un profeta dell'Antico Testamento, come dire, era già stato detto che il giusto è quello per fede, cioè che si fida di Dio, si affida a Lui, si dona a Lui, si lascia salvare, vivrà colui che si affida a Dio. Questo è il grande tema della lettera ai Romani. Nei prossimi incontri affronteremo e approfondiremo questa tematica.